San Francesco a Subiaco. Ritratto di una sofferenza. Il ritratto di San Francesco conservato nel monastero benedettino di Subiaco è un'opera di inestimabile valore storico e religioso. Realizzato intorno al 1223, mentre il santo era ancora in vita, è uno dei ritratti più antichi e autentici di San Francesco. L'affresco si trova nella cappella di San Gregorio nel Sacro Speco, uno dei due monasteri benedettini di Subiaco, un luogo che ha ospitato grandi figure della spiritualità cristiana. A differenza delle raffigurazioni successive, che lo ritraggono con l'aureola e con le stigmate, qui San Francesco appare senza segni di santità formale, segno che non era ancora stato canonizzato. Il suo volto è semplice, scarno, segnato da anni di privazioni e sacrifici. La tunica è grigia e modesta, in linea con il suo stile di vita. Un dettaglio particolare del ritratto è l'occhio destro, visibilmente più grande dell'altro. Questo potrebbe essere legato alla grave malattia agli occhi di cui soffrì negli ultimi anni della sua vita. È noto che San Francesco soffriva di una forma debilitante di congiuntivite o tracoma, che peggiorava con il tempo e gli causava grande dolore. Nonostante il dolore, San Francesco era rassegnato alla sua condizione, vedendo nella sofferenza una forma di comunione spirituale. Tuttavia, fu il cardinale Ugolino dei Conti di Segni, futuro Papa Gregorio IX e protettore dell'ordine francescano, a imporgli di curarsi. Il cardinale, profondamente affezionato a Francesco, gli raccomandò con insistenza un rinomato oculista di Rieti, sperando di alleviare le sue sofferenze. Nella primavera del 1225, San Francesco lasciò San Damiano per recarsi all'eremo di Fonte Colombo. A causa della sua grave sensibilità alla luce, i frati che lo accompagnavano gli bendavano gli occhi con fasce di lino e gli tiravano su il cappuccio per proteggerlo dal sole, che gli causava enorme sofferenza. Il viaggio a cavallo fu molto faticoso per lui, e nonostante l'offerta di ospitalità da parte di Papa Onorio III, Francesco la rifiutò. Una volta arrivato a Fonte Colombo, l'oculista lo visitò e decise che era necessaria una cauterizzazione del nervo ottico, dall'area della mascella fino al sopracciglio dell'occhio malato. Inizialmente, Francesco cercò di evitare l'operazione, ma alla fine si lasciò persuadere. La procedura fu estremamente dolorosa, soprattutto perché all'epoca non esistevano anestetici. Tuttavia, nonostante i sacrifici, l'intervento si rivelò inutile. I segni di questa sofferenza rimasero visibili nel suo volto, e nel dipinto si può notare l'occhio malato leggermente più grande. Questo affresco, con il suo occhio ingrandito, può essere visto come una testimonianza visiva delle sofferenze del santo, che affrontò con umiltà e fede. Il volto segnato di Francesco è lo specchio di un'anima in pace con il proprio destino, nonostante le avversità fisiche.